Quanto è difficile scegliere un monitor per la propria postazione gaming, che sia un PC o una console gaming. Oggi vediamo perché ho scelto un Asus ROG Strix XG27 ACS. Sul mercato esistono tanti di quei brand, tanti di quei modelli e tante di quelle tecnologie che in effetti quando scegliamo la nostra postazione gaming la cosa più difficile è andare a scegliere il nostro monitor. Pannelli TN, pannelli IPS, pannelli IVA, pannelli OLED. Ho passato settimane a guardare recensioni, a guardare i pro e i contro di ogni tecnologia e di conseguenza tutti i nuovi modelli usciti sul mercato in questo ultimo anno. La scelta non era semplice, visto che il mio uso del PC è molto vario, perché passo dai programmi di produttività, di grafica, di audio, di video, ma non disdegno anche qualche videogame, anche FPS, quindi trovare un monitor equilibrato era il mio obiettivo principale. Oggi vi spiego quindi perché ho scelto proprio questo Asus ROG Strix XG27 ACS, che è un pannello IPS, Fast IPS, ha una frequenza di 180 Hz, quindi ottima per i giochi. Un pannello che ha dei colori veramente incredibili, quindi adesso andiamo a vedere perché ho scelto proprio questo, perché l'ho amato e perché magari non ho scelto un pannello OLED. Beh, partiamo dalla scelta del formato 27 pollici, perché sono ottimi per giocare e avere tutta la scena sott'occhio, e abbastanza grandi per tutti i programmi di produttività, anche per il montaggio video. Tra i vari pannelli esistenti ho scelto un IPS, perché questo pannello in particolare ha un sRGB del 133% e DCI P3 del 93%, quindi uno spazio di colore veramente ampio, un'ottima visione da tutte le angolazioni e un'ottima visione del testo, una qualità dei materiali veramente ottima, si ha la sensazione di avere un prodotto premium. Ha un menu OSD veramente chiaro, veramente semplice da utilizzare rispetto a quelli che ho utilizzato in passato, e anche i pulsanti sul retro sono facilissimi da utilizzare. È possibile regolare il monitor facilmente in altezza ed è possibile anche avere la rotazione in modalità orizzontale. Sono presenti delle cornici sottilissime, quindi se andiamo ad affiancare più monitor, se ne compriamo più di uno, non avremo il problema di bordi troppo spessi. Altra particolarità, mi è piaciuto molto il poggia smartphone e mi è piaciuto anche l'attacco a vite qui sul supporto superiore, in modo da poter attaccare delle webcam, delle aste microfoniche, telecamere, qualsiasi oggetto che abbia l'attacco a vite tipico delle fotocamere. Passando al comparto games, abbiamo un refresh rate variabile con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync. Abbiamo anche la funzionalità ELMB Sync, particolarmente utile nei giochi di guida, e ci permette di rendere lo schermo più fluido, eliminare distorsioni, scatti e immagini residue. Abbiamo l'HDR High Dynamic Range, che è una tecnologia che migliora il contrasto e la saturazione dei colori. Abbiamo poi il contatore FPS, il mirino fisso, Shadow Boost, che è una tecnologia che schiarisce le aree scure per una visione più chiara nei giochi, specialmente FPS.
Per quanto riguarda le connessioni, sono presenti, oltre all'alimentazione, un HDMI 2.0 che ci permette di avere un refresh rate di 144 Hz, una DisplayPort 1.4 che ci permette di avere un refresh rate massimo di 180 Hz, una USB-C che ci permette di erogare al massimo 7,5 watt e una porta jack audio. Ma dopo tutte queste informazioni tecniche, torniamo alla domanda iniziale. Perché non ho scelto un pannello OLED? Allora, ci sono soprattutto tre motivi. Uno, il prezzo più elevato. Un pannello OLED costa almeno il doppio di questo monitor. Due, la chiarezza dei testi. Infatti i pannelli OLED non hanno una chiarezza dei testi pari ai pannelli LCD. E per questo motivo, per chi fa largo uso di programmi di produttività, non è l'ideale. Terzo motivo, il fenomeno del burn-in. Infatti gli OLED soffrono di questo problema soprattutto se le immagini rimangono statiche, e quindi quando si lavora al PC può capitare di rimanere fissi con delle immagini statiche, e quindi si potrebbero verificare a lungo andare degli aloni, e questo sinceramente non mi andava. Secondo me la tecnologia OLED può ancora migliorare. Passando ai monitor IPS, i suoi svantaggi sono sicuramente il contrasto minore rispetto agli OLED e il problema IPS glow, che è praticamente quel fenomeno in cui fuoriescono dei bagliori dai bordi del monitor, come in questa immagine di esempio che state vedendo. Questo è un problema molto variabile da pannello a pannello, anche dello stesso modello, e devo dire che in questo modello sinceramente il fenomeno quasi assente. Ovviamente ci sono dei vantaggi, il costo è praticamente la metà del più economico degli OLED e la chiarezza dei testi è ottima, quindi per me questi compromessi sono stati sufficienti per farmi scegliere questo modello. Bene, detto questo, la mia recensione su questo monitor finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete anche voi in procinto di acquistare un nuovo monitor, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!